Bentornati nella soffitta di Pippo, quel posto speciale dove il tempo rallenta, le locandine ti osservano dalle pareti e il cinema italiano di un tempo torna a farci sorridere, con quel pizzico di malizia che non guasta mai. Prima di entrare nel film di oggi, fai una cosa semplice ma fondamentale. Iscriviti al canale, attiva la campanella e lascia un like se anche tu ami questa Italia fatta di equivoci irresistibili, commedie brillanti e donne che appena entrano in scena catturano lo sguardo senza chiedere permesso. E nei commenti dimmi già la prossima. Quale attrice vuoi rivedere qui, nella nostra soffitta? Oggi riapriamo un titolo che è una vera macchina da commedia, un concentrato di bugie, scambi di identità e fascino femminile in doppia dose. La moglie in vacanza, l'amante in città, film in italiano del 1980 diretto da Sergio Martino. Già dal titolo si capisce tutto, è una promessa leggera, quasi ironica, che prepara lo spettatore a una di quelle situazioni destinate a sfuggire di mano, molto in fretta. Lui è Andrea Damiani, ricco industriale parmense, uno di quegli uomini che vogliono tutto, la rispettabilità, la moglie perfetta, la vita comoda e ovviamente anche l'amante. Andrea è convinto di poter gestire ogni cosa con intelligenza e sangue freddo. Ma come spesso accade in queste storie, è proprio questa sicurezza a fregare tutti. La moglie è Valeria, interpretata da Barbara Boucher. E fermiamoci un attimo qui, perché Valeria non è la solita moglie di contorno. Barbara Boucher le regala un'eleganza naturale, uno sguardo affilato, una bellezza luminosa e controllata. È una donna che sembra sempre un passo avanti, anche quando tace, raffinata, apparentemente impeccabile, ma tutt'altro che ingenua. L'amante invece è Giulia, interpretata da Edwige Fenech. Edwige in questo film è pura presenza scenica, magnetica, sensuale, sicura di sé. Giulia non è una comparsa nascosta, è una donna che vuole essere scelta, riconosciuta, messa al centro. Ha una bellezza più diretta, più calda, uno sguardo che parla prima ancora delle parole. Andrea, per evitare complicazioni, mette in piedi il suo piano geniale. Spedisce la moglie Valeria in vacanza a Courmayeur con la scusa di un po' di relax e aria di montagna. Così, pensa lui, potrà vivere serenamente la sua relazione con Giulia. Naturalmente, il destino ha un senso dell'umorismo molto più raffinato del suo. Per una serie di coincidenze, scelte sbagliate e tempistiche disastrose, anche Andrea e Giulia finiscono a Courmayeur, nello stesso luogo, nello stesso periodo, negli stessi ambienti, e da quel momento la situazione comincia a sfuggire completamente di mano. Valeria, lontana dall'essere una moglie passiva, osserva, intuisce, capisce. E quando incontra Giovanni, un giovane che si spaccia per conte, il gioco si complica ulteriormente. Giovanni in realtà non è affatto un nobile, è un semplice impiegato che indossa una maschera per convenienza e improvvisazione. Tra Valeria e Giovanni nasce un flirt che ribalta gli equilibri. Andrea, che credeva di muovere tutte le pedine, si ritrova intrappolato tra una moglie che non è affatto sprovveduta, un amante sempre più impaziente e una catena di bugie che cresce a ogni scena. Nel caos generale entrano in gioco anche personaggi irresistibili. Andrea è interpretato da Renzo Montagnani, perfetto nel ruolo dell'uomo convinto di controllare tutto, mentre tutto gli crolla addosso. C'è poi Lino Banfi, presenza comica fondamentale, capace di trasformare ogni situazione in una gag memorabile. Nel cast troviamo anche Tullio Solenghi e Marisa Merlini, che completano un gruppo di personaggi perfettamente calibrati per questo tipo di commedia. Il film uscì nelle sale italiane a metà agosto del 1980 e si rivelò un buon successo di pubblico, piazzandosi tra i titoli più visti della stagione cinematografica successiva. Un segno chiaro di quanto questo tipo di cinema fosse ancora amatissimo. Le ambientazioni montane di Courmayeur, con hotel eleganti e atmosfere da vacanza, diventano una vera trappola narrativa. Corridoi, camere, incontri casuali e sguardi rubati alimentano un ritmo continuo senza tempi morti. E la cosa più interessante riguardandolo oggi è questo film non è solo una commedia di equivoci. È una storia in cui le donne guidano il gioco. Giulia non accetta più di restare nell'ombra. Valeria dimostra di essere molto più lucida di quanto chiunque immagini. Andrea, convinto di essere il regista della situazione, finisce per diventarne la vittima. Ed è qui che la moglie in vacanza, l'amante in città funziona ancora, perché sotto la leggerezza c'è un ribaltamento chiaro dei ruoli. Le donne sono forti, consapevoli, bellissime, assolutamente centrali. Gli uomini molto meno.
Edwige Fenech e Barbara Boucher rappresentano due tipi di fascino diversi, ma ugualmente irresistibili, una più istintiva, l'altra più sofisticata, due modi opposti di sedurre la scena. E vederle insieme, nello stesso film, è uno di quei piaceri che la soffitta ama rispolverare. E allora, Soffittari, questo è un titolo che merita di essere rivisto, riscoperto e raccontato. E ora voglio sentirti nei commenti. Sei team Fenech o team Boucher? E soprattutto, quale film vuoi che riapriamo nella prossima puntata? La soffitta è sempre aperta.